Benvenuti nel mio canale e benvenuti in un nuovo video. Oggi scopriremo le 15 donne più potenti di sempre. Per la maggior parte della storia scritta e in gran numero di culture, la politica è stata una prerogativa maschile, ma fortunatamente ci sono state alcune rare eccezioni, donne che hanno conquistato e gestito il potere in modo illuminato e per lunghi periodi, tessuto relazioni, ricucito strappi, sposato un ideale, anche in modi non sempre pacifici, garantito prosperità economica e tenuto alla larga le ingerenze. Vi racconterò alcuni celebri esempi di sovrane, imperatrici, donne faraone e primi ministri che hanno inciso il loro nome a chiare lettere nella storia. Iniziamo dalla prima. Hatshepsut, XV secolo a.C. Divenne la prima donna sovrano d'Egitto, in un'epoca in cui non esistevano neppure i vocaboli per riferirsi a un faraone donna. Potente sacerdotessa, incoraggiò le arti e i commerci, dando slancio all'economia. Fece fiorire l'edilizia e garantì un'istruzione al futuro faraone, che pure avrebbe dovuto aspettare 30 anni per divenire l'unico re d'Egitto. Per mantenere il potere era solita vestirsi e farsi ritrarre con abiti maschili e con la barba. Voleva dimostrare di essere simile ai faraoni uomini anche nell'aspetto e rassicurare sul fatto che non avrebbe, con eventuali figli, scalzato il legittimo faraone, ovvero il figliastro Thomuse III, ancora troppo giovane per salire al trono. Cleopatra, 69-30 a.C., l'ultima regina del regno tolemaico d'Egitto, celebrata dal cinema per l'indiscusso fascino di fronte al quale caddero personalità del calibro di Giulio Cesare e Marco Antonio, era anche un'abile statista e una fine conoscitrice delle relazioni internazionali e riuscì a influenzare la politica dell'impero romano in diverse circostanze. Grazie al supporto di Cesare riconquistò il trono dopo la guerra civile con il fratello Tolomeo e ottenne una posizione di favore per il suo regno presso l'impero. Divenendo amante di Marco Antonio, dopo l'assassinio di Cesare, riuscì a consolidare il dominio sull'Oriente fino alla sua morte, nel 30 a.C. La regina si fece mordere da un'aspide o ingoiò il veleno per non cadere nelle mani di Ottaviano, che ridusse l'Egitto a provincia dell'impero romano. Boudicca, 33-60-61 d.C. La giovane regina della tribù degli Iceni dell'Inghilterra orientale è ricordata per aver guidato la più feroce rivolta antiromana dell'isola. Dopo aver protestato per l'esproprio delle terre del defunto marito Prasutago da parte dei Romani, fu denudata e umiliata in pubblico dai conquistatori che stuprarono le sue figlie. Boudicca, esperta di arte militare, organizzò allora una vendetta chiamando a raccolta tutti i nobili iceni scontenti, infliggendo al proconsole romano Paolino una prima dura sconfitta. Vinta una battaglia, perse però la guerra e pur di non cadere nelle mani dei Romani, Boudicca si suicidò avvelenandosi. Ulpia Severina, in carica dal 274 al 275 d.C. Moglie dell'imperatore Aureliano, potrebbe aver regnato da sola per un anno tra la morte del marito e l'elezione del successore Marco Claudio Tacito. Lo si evince dalla sua effigie raffigurata molto spesso sulle monete in questo periodo di transizione. Se così fosse, si tratterebbe dell'unica imperatrice romana che abbia governato in modo ufficiale. Teodora di Bisanzio, 497-548, moglie dell'imperatore d'Oriente Giustiniano I, regnò al fianco del marito con pari dignità e potere decisionale. Si dice che in molte occasioni fosse ella stessa la mente di importanti decisioni politiche, come quando, in occasione della rivolta di Nica, scoppiata nel 532 a Costantinopoli, per rovesciare l'imperatore, convinse il marito a non fuggire ma a rimanere e sedare la ribellione. Promotrice di molte leggi a tutela delle donne, morì forse per una forma di cancro, tra i primi casi storici documentati di questa malattia. L'imperatrice raffigurata in un mosaico nella basilica di San Vitale a Ravenna. Imperatrice Suiko, 554-628. Prima imperatrice di cui si abbia attestazione scritta in Giappone, salì al trono prima dei propri figli, che pure erano eredi legittimi, per sanare un periodo di forte instabilità politiche. Consolidò il buddismo, introdusse il calendario e la burocrazia cinese in Giappone e permise l'ingresso del paese di artigiani cinesi e coreani. Introdusse una costituzione di 17 articoli che ribadiva i principi morali del buddismo e la supremazia della figura imperiale.
Wu Zetian, 624-705. Anche chiamata Wu Zhao o Wu Hu, è considerata una delle donne più potenti della storia della Cina, l'unica ad aver fondato una propria dinastia, la dinastia Zhou. Originariamente concubina di ultimo livello per gli imperatori della dinastia Tang, riuscì a compiere una rapida ascesa sociale, divenendo la favorita dell'imperatore Gao Zong e scalzando dai rivali, tra cui la moglie legittima del sovrano. Fece abbassare le tasse e promosse lo sviluppo agricolo, consolidando il buddismo come religione di Stato. Eleonora di Aquitania, 1122-1204. Fu tra le più ricche e potenti donne dell'Alto Medioevo e moglie non di uno, ma di 2 re. Figlia primogenita del duca di Aquitania, tra i più importanti domini di Francia, sposò dapprima il sovrano di Francia Luigi VII, con il quale partecipò alla seconda crociata, ma i due non andavano d'accordo e divorziarono, ottenendo l'annullamento delle nozze nel 1152. Eleonora sposò allora Enrico II, futuro re d'Inghilterra, da cui ebbe 8 figli, 2 dei quali, Riccardo e Giovanni, sarebbero divenuti sovrani. Fu più volte correggente del potere e fu una figura chiave nel trasformare l'Aquitania in una delle terre più culturalmente interessanti dell'Europa dell'epoca. In questa immagine è rappresentata nel ruolo di pascere con i figli Giovanni e Riccardo. Isabella di Castiglia-Aragona, 1451-1504. Moglie di Ferdinando di Aragona, fu col marito sovrana congiunta dell'intera Spagna. Per contratto matrimoniale poteva governare la Castiglia in modo indipendente e lo fece con decisione. Fervente cattolica, introdusse in Castiglia l'Inquisizione e fece espellere dalla Spagna oltre 170.000 ebrei. Aiutò il consorte nella conquista di Granata, territorio dei Mori, e fu la prima sostenitrice con il marito dei piani di esplorazione di Cristoforo Colombo, con il quale la vediamo raffigurata in questa immagine. Il navigatore è sulla sinistra, sulla destra il marito Ferdinando. Elisabetta I di Inghilterra, 1533-1603. Figlia di Enrico VIII e Anna Bolena, governò in un contesto ricco di congiure familiari e rivalità internazionali, prima fra tutte quella con la Spagna. Per il rifiuto di sposarsi per una convenienza politica, si guadagnò il soprannome di Regina Vergine. Fu fervida sostenitrice della Chiesa d'Inghilterra e si oppose per questo motivo a Maria Stuarda, sua cugina e regina di Scozia, simbolo del cattolicesimo inglese. Elisabetta la fece giustiziare. Tra i suoi maggiori successi politici ci fu la sconfitta dell'armata spagnola in acque inglesi nel 1588. Il suo regno vide anche una fioritura culturale senza precedenti. William Shakespeare e Francis Bacon sono solo alcuni degli intellettuali che vissero nella sua epoca. Caterina II di Russia, 1726-1796. È considerata uno dei massimi esempi di dispotismo illuminato. Estremamente colta, non esitò a esercitare il potere in modo assolutista e dispotico. Sposò il Granduca ed erede al trono Pietro Fedorovic, con il quale entrò presto in disaccordo, fino a ordinare una cospirazione per imprigionarlo. Il sovrano poi morì in carcere. Salita al potere, governò secondo gli ideali illuministici, supportando riforme giuridiche nell'istruzione e nell'amministrazione. In politica estera è famosa per aver annesso al suo impero buona parte della Polonia, sopprimendo senza pietà i nazionalismi di quella terra. Cixi, imperatrice della Cina, 1835-1908. Come per altre imperatrici orientali, la sua ascesa al potere iniziò dal grado di concubina, ma la sorte giocò a suo favore e fu l'unica a dare un figlio maschio all'imperatore Xiafeng. Quando questo morì, assunse la reggenza del potere prima per il figlio e poi per il nipote, rifiutandosi di farsi da parte quando i legittimi eredi al trono ebbero raggiunto la maggiore età. In questa immagine è l'imperatrice con alcune mogli di tipo magici. Vittoria, regina d'Inghilterra, 1819-1901. Prima del record della regina Elisabetta, fu suo il regno più lungo della storia d'Inghilterra e il suo potere fu esercitato nell'epoca coloniale, il che fece della regina il simbolo della potenza espansionistica britannica nel mondo. Madre di 9 figli, guidò il paese in un periodo di intensi cambiamenti sociali ed economici, sotto lo sguardo attento del marito, il principe Alberto, del quale era sinceramente e profondamente innamorata. Golda Meir, 1898-1978.
fu primo ministro di Israele in un periodo particolarmente complesso della storia del paese, dopo il massacro di 11 atleti e allenatori israeliani ai Giochi Olimpici di Monaco del 1972 e durante il conflitto arabo-israeliano del 1973. Fu anche tra gli esponenti di spicco del movimento sionista per la creazione di uno Stato israeliano in Palestina. In molti la paragonano per il piglio e la longevità al potere alla Lady di Ferro Margaret Thatcher. Qui la vediamo in una conferenza stampa con alcuni senatori americani a Washington nel 1970. Margaret Thatcher, 1925-2013. Unica donna, primo ministro del Regno Unito, eletta per 3 mandati consecutivi. Per la gestione inflessibile degli scioperi interni e di alcune crisi internazionali, tra le quali l'assedio all'ambasciata iraniana a Londra da parte di 6 terroristi arabi nel 1980, si è guadagnata il soprannome di Iron Lady, la Lady di Ferro. Il suo operato non è esente da critiche storiografiche come quelle di razzismo e di non aver favorito l'ascesa al potere di altre donne. In questa foto la Thatcher in un discorso a un congresso di giovani conservatori nel 1975. Il video finisce qui. Al prossimo video.